Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare del display Pro di EpiLab, ma nell'intro voglio già parlarvi di alcune novità che riguardano il mio canale, la mia pagina Facebook e il mio gruppo Direct Drive Italia. Non so quando uscirà questo video, ma sono iniziate alcune collaborazioni con alcuni grandi shop per avere dei piccoli sconti su quello che è tutto il materiale Direct Drive. Ragazzi, io non prendo percentuali da nessuno, non prendo refill da nessuno, voglio che questo sia chiaro, stampato bene a caratteri cubitali nelle vostre menti. Questo perché per me il canale è una passione, non è una fonte di reddito come magari ci sono alcuni canali che funzionano in questo modo qui, ma in realtà la cosa che a me più preme è portarvi contenuti. E questo anche stringendo accordi con shop produttori per dare sempre più la possibilità a voi che mi seguite di approfittare di piccole occasioni. Prima su tutte, ragazzi, un accordo che ho chiuso da pochissimo, non so quando uscirà questo video, con Auguri Simulazione. Questo accordo, un piccolo codice che troverete qui sotto in descrizione per l'acquisto. Ragazzi, aprite bene le orecchie, SyncCube 2 Pro e Sport. Sapete che lo considero al momento il re dei Direct Drive e potrete acquistarlo con un piccolo sconto. In più, un altro bellissimo accordo con SimNeed, un altro shop europeo di sim racing, vi dà la possibilità di avere uno sconto del 5% sul suo shop. Ragazzi, andatevelo a vedere, andate a vedere quanti prodotti ha, è una grossa opportunità, penso, per tutti. Ma metterò sempre qui nelle descrizioni anche dei piccoli codici, come ho anche per il volante innato, ma piano piano aumenteranno, sempre per darvi la possibilità di acquistare prodotti sim racing al miglior prezzo possibile. Detto questo, penso sia arrivato il momento di parlare del display del mio amico Eddie di EpiLab. Sigla! Ciao ragazzi, siamo qui di nuovo nella rubrica Gadget a parlare del display di EpiLab. Già nel canale vi ho portato la sua SimFlag, andatela a vedere chi non l'ha vista. C'è anche la recensione del Race Display, quella che è poi la Race Logic in versione EpiLab, e oggi siamo qui a parlare della sua dashboard. Ragazzi, porto molti prodotti di EpiLab perché lavora veramente in maniera eccellente. I materiali utilizzati sono sempre di altissima qualità, questo perché è un appassionato vero di sim racing e anche la sua passione parte dal reale e cerca di riportare anche fattezze reali nel mondo del sim racing, naturalmente mettendoci la sua firma. E ragazzi, questa dash non è da meno. Inizio con raccontarvi che durante l'unboxing troverete tutto ben impacchettato, tutto ben confezionato e protetto. All'interno della confezione ci sono due cavi jack 4 pin che servono per collegare il display al PC, una staffetta in carbonio al momento pensata per SyncCube 2 e Podium, ma naturalmente non penso ci siano problemi se contattate EpiLab farvela fare per qualsiasi tipo di base. Ci sono due viti M6 nel mio caso per collegarla al SyncCube 2 o probabilmente M5 se avrete ordinato quella per Podium, e poi naturalmente la dashboard. Ragazzi, a me piace sempre farvela vedere in diretta, oltre che mandarvi i vari video che ve la fanno vedere naturalmente ancora più nel particolare, ma niente rende di più che guardarvela in diretta mentre ve ne sto parlando. Tutto realizzato con la massima cura.
Inizio col parlarvi del design, perché è la prima cosa che ho notato quando l'ho montata. Ragazzi, sembra un cruscotto vero. A differenza di altre dashboard che ho visto in giro, che naturalmente ripercorrono soltanto le fattezze lineari del display, in questo caso è stata creata la fattezza estetica di un vero e proprio display. Montato sul mio SyncCube 2 sembra veramente il cruscotto di una macchina. Naturalmente io cercherò da questa recensione di farvi capire quali possono essere le sensazioni che avrete una volta avuto tra le mani e una volta montato. Le rifiniture esterne sono in alcantara, molto belle. Dà un senso di rifinitura finale al prodotto ottima. La parte della cover esterna intorno è in stampa 3D, ma naturalmente con questa copertura l'effetto che dà è totalmente di un prodotto premium. Entro comunque nel dettaglio di quella che può essere la stampa, perché vedo tantissimi prodotti e stampo, come sapete anche io, fatta veramente con estrema precisione. Questo va sottolineato perché anche se c'è questa copertura, la cura nel dettaglio, nella creazione del prodotto è di altissimo livello. Delicatissima. La parte frontale è in plexiglass in tipico stile EpiLab, molto bello con queste due serigrafie nella parte frontale. La back cover invece la troviamo in carbonio satinato. Tutte le congiunture sono perfette, ragazzi. Guardatela nel dettaglio più vicino possibile. Tutto è realizzato veramente bene. Nella back cover troviamo i due jack quadripoli che servono per alimentare il display e i LED. La decisione di mettere due jack è perché l'alimentazione del display, in questo caso un V-Core, richiede dei voltaggi molto stabili. EpiLab ha deciso quindi di separare le linee di alimentazione, questo per dare maggiore stabilità a questo prodotto. Si connetteranno al jack, anche questo tutto in metallo. Naturalmente l'utilizzo di questi materiali carbonio, metallo, dà veramente un senso di prodotto reale, non di un prodotto che poi noi utilizzeremo per giocare. Altra cosa che troveremo nella parte dietro è questo interruttore che servirà per togliere e dare alimentazione all'intero display. Questo molto utile perché molto spesso quando colleghiamo le nostre periferiche USB, comunque, anche se non le stiamo utilizzando, il display riceve corrente e quindi rimane sempre un pochino illuminato. Con la possibilità di poterlo spegnere, ragazzi, non ci sono nessun tipo di problema, soprattutto se non lo vogliamo utilizzare. Sempre nella parte dietro ci sono queste due viti che servono per la regolazione dell'altezza del display rispetto alla vostra base. Qui ci sono i fori, questi per il SyncCube 2 e questi per il vostro podium. Il montaggio naturalmente è molto banale, vanno soltanto smontate due viti perché si monta tranquillamente con due viti e il funzionamento è tutto tramite SIMAB. Come vi ho detto, come tipo di monitor utilizza un V-Core 5 pollici. A mio avviso ad oggi il miglior display come risoluzione, come nitidezza, ed è anche quello che SIMAB consiglia per il suo utilizzo, e quindi potrete scegliere la dashboard che più vi piace, ma è qui che trovo quel qualcosa in più che un'azienda come EpiLab offre ai suoi clienti. Una volta acquistato il prodotto, invierà tutti i file di configurazione sia per i LED e sia per la dashboard. Ha creato una sua dashboard personalizzata e questo, ragazzi, richiede tanto tempo, tanto sforzo, soprattutto anche con il fatto che è in continua evoluzione. Non è un prodotto che comprate e poi tutto è demandato a voi, ma siete sempre assistiti dall'azienda. Questo molto spesso non viene considerato nella maggior parte dei prodotti, perché poi si cerca sempre di rubacchiare qualche dashboard o trovarla in maniera gratuita. In questo caso il produttore si è messo al lavoro e ne ha creata una davvero molto bella. Io farò passare tutti i video per farvela vedere e mostrarvi insomma tutto il lavoro che è stato fatto e che c'è dietro, ma credo che effettivamente sia un grande plus che EpiLab dà con la sua dashboard. Sempre nella parte frontale troviamo 8 LED RGB che possono essere programmati nella colorazioni e nell'intensità di luminosità. Naturalmente anche il nuovo V-Core ha la possibilità di essere dimmerabile e potrete scegliere quindi l'intensità di luce a voi più comoda. Ragazzi, come vi ho detto, da qualsiasi punto guardate questa dashboard vedrete qualità sotto ogni punto di vista, e anche l'aspetto estetico è la parte che più mi ha colpito, anche perché è diversa da tutto quello che ho visto fino ad oggi, e sono contento
che Eddie, sono contento che P-Lab porti avanti questo suo progetto portando delle idee completamente nuove rispetto a tutto quello che ho visto fino ad oggi e sono contento che lo faccia tramite il mio canale. Naturalmente vi lascerò tutti i link in descrizione per poter acquistare la sua dashboard. Vi ricordo sempre MDS Simpars, andatela a cercare su Facebook, mettete un bel mi piace, soprattutto in virtù di tutto il discorso che ci siamo fatti nell'antefatto. Vi ricordo sempre anche il mio gruppo Facebook Direct Drive Italia, venite a trovarmi se siete interessati al mondo Direct Drive. E ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!